Ci siamo, fratelli e sorelle, la trattativa Milan-Rashford entra nel clou, attesi contatti nelle prossime ore che potrebbero essere risolutivi. Andiamo a leggere la notizia che arriva direttamente da calciomercato.com, ma ne parlano praticamente tutti i siti di calciomercato. Milan-Rashford, ora il giocatore ad avere fretta. La trattativa tra Milan e Manchester United per Marcus Rashford è tutt'altro che conclusa. L'attaccante inglese classe 1997 è finito nel mirini dai rossoneri già da diverse settimane e dopo aver dato la piena disponibilità al trasferimento in rossonero, oggi pomeriggio ci dovrebbero essere i contatti tra i due club per cercare di trovare il punto economico. Nella giornata di oggi, soprattutto nelle prossime ore, i club entreranno nel dettaglio per quanto riguarda questo trasferimento, con Furlani e Moncada in prima linea e i dirigenti dello United che devono dare più ovviamente la loro disponibilità anche per la questione dello stipendio. L'obiettivo è quello di discutere non solo la formula del trasferimento, tutto quello che vi raccontavo settimana scorsa, con i rossoneri che vogliono già oggi prefissare il diritto di riscatto. Il Milan vuole già decidere la cifra per il riscatto, ma anche ovviamente il discorso dell'ingaggio economico al giocatore, con il club italiano che vorrebbe anche una parte di partecipazione dai Red Devils, quello che vi dicevo prima. Rashford, come già confermato più volte, è entusiasta della destinazione Milan. Rashford ha già confermato che il Milan sarebbe una destinazione gradita e vorrebbe venire in Italia, ma soprattutto vorrebbe farlo in fretta. Sembra assurdo che abbiamo aspettato giorni e giorni su questa cosa, ma ora scrivono che è il giocatore che avrebbe fretta. Vorrebbe infatti risolvere la questione legata al futuro nei prossimi 2 o 3 giorni, quindi vuol dire che oggi o domani massimo devono riuscire a sbrogliare tutti i vari problemi. Sullo sfondo ci sono anche altri club interessati, ma pare che oramai il giocatore la sua decisione l'abbia presa. Fatemi sapere come sempre qua sotto nei commenti voi che cosa ne pensate. Secondo me, ragazzi, bisogna entrare un attimo nel dettaglio. Bisogna entrare un attimo nel dettaglio di questa notizia, perché ne abbiamo parlato tanto, ma secondo me non abbiamo ancora centrato quelli che sono i punti fondamentali di questo eventuale trasferimento. Io qualche giorno fa, forse una settimana fa, vi avevo posto una domanda che secondo me è quello il punto fondamentale. Il Milan oggi ha bisogno di un giocatore come Marcus Rashford, soprattutto se il Milan va a prendere un giocatore come Marcus Rashford, poi dopo a giugno, quando scadrà il prestito, il Milan potrà andare a prenderlo? Se sì, quant'è il costo del cartellino? E se sì, il giocatore è disposto a rinunciare più della metà dell'ingaggio che prende ora lo United? Tante cose che vanno ad influire completamente anche il giudizio nostro su quello che è poi un acquisto eventualmente del genere. Ma per capire, ragazzi, quella che è l'assurdità di questo momento, vi porto su una tematica che questa mattina è letteralmente esplosa su tutti i social. Allora, adesso vi elenco una serie di attaccanti che il Milan o ha integrato in rosa oppure è andato a prendere e vi dico quanti soldi il Milan ha speso per andare a prendere questi giocatori. Colombo 0 perché arrivava dalla primavera. Zlatan Ibrahimovic costo 0. Giroud 1 milione di euro. Mandzukic 0. Pellegrini 0. Origi 0. Lazetic 2 milioni. Luka Jovic 0 euro. Camarda 0 euro perché arriva dalla primavera. Morata, che è probabilmente è assurdo, Morata è l'investimento più alto che abbiamo fatto negli ultimi anni nel ruolo della punta, 13 milioni di euro. Abraham euro 0, scambio di prestiti gratuiti con Salehmakers. Incredibile statistica negativa per il Milan, che negli ultimi 5 anni ha speso meno di, occhio, Fiorentina, Lazio, Sassuolo, Genova e tante altre squadre per acquistare il centroavanti. Infatti dal 2020 il Milan per il ruolo della punta, che è il ruolo più importante in una squadra di calcio, ha speso solo 16 milioni di euro. Poi dopo vi leggo un'altra cosa, ma capite
la gravità di questa cosa? Cioè, il ruolo del... Ok che noi in tutti questi anni abbiamo dovuto sistemare grandi falle della nostra rosa, ma come vi dicevo ieri nell'Hollow into the Wild, ragazzi, devi avere un portiere forte e devi avere un attaccante forte, perché uno para e l'altro ti fa gol. Poi tutti gli altri ruoli sono ruoli importanti, ma sono ruoli, tra virgolette, anche un po' marginali. La prima cosa che tu devi avere è un portiere che para e devi avere un attaccante che fa gol. Oggi noi, fortunatamente, grazie all'addio di Donnarumma, abbiamo trovato un portiere come Mike Maignan, al netto dell'errore, che anche lì, ragazzi, l'altro giorno ho letto delle cose, qualcuno che criticava Mike. Ma come fai a criticare Mike Maignan? Sì, puoi criticare magari l'errore, ma nessuno è infallibile. E se dobbiamo mettere, come vi dico sempre, sulla bilancia delle cose positive e le cose negative, Mike Maignan è ampiamente all'interno delle cose positive. Quindi al di là di questo, noi fortunatamente, grazie all'addio di Donnarumma, abbiamo trovato Mike Maignan, che è un grandissimo portiere, tra i 3 top portieri al mondo. Quindi il portiere ce l'hai. L'attaccante, che è l'altra figura fondamentale in una squadra di calcio. Noi in tutti questi anni, negli ultimi 5 anni, ma io ragazzi, io ieri quando vi ho detto che sono 10 anni che non abbiamo un attaccante, qualcuno di voi mi ha detto ma Lollo, hai esagerato. Ragazzi, andate a vedere. C'è l'ultimo attaccante che da 20 gol, forse Bacca? Non so, vado a memoria. L'ultimo attaccante che ci ha fatto 20 gol in una stagione, forse è stato Bacca. Forse, vado a memoria e non lo so se sto sbagliando o meno. Però capite l'assurdità? Cioè, tu non puoi pensare di avere una squadra, soprattutto di avere una squadra e dare ad un squadra determinati obiettivi, ma non andare a comprare la punta. Cioè, la punta è quello che ti fa vincere le partite. La punta è quello che nella partita di sabato contro il Cagliari è quello che magari no, è quello che fai 20 e passa occasioni da gol. E addirittura Tammy Abraham, adesso vi vado a leggere una statistica che è devastante, ma addirittura ti trovi 3 volte davanti alla porta per fare gol e non ti fa gol. Capito, ragazzi? Poi hai voglia noi che parliamo, ci incazziamo, tattica, tecnica, Chaba Fonseca, lo stagista Sergio Conceição. Scusate la parolaccia. Cazzo, ma se dopo ti arriva la palla davanti alla porta e sei a 40 centimetri dalla porta e sbagli il gol, c'hai voglia a parlare di tattica, a parlare di tutto? Alla fine, come diceva lo stagista Sergio Conceição, il calcio è semplice. Davanti alla porta non devi fare il figo, non devi fare il tocchettino, devi essere cattivo. Davanti alla porta devi fare gol. Il calcio, la finalità del calcio, come dice mio papà Gigi, commento di mio papà Gigi alla partita di sabato col Cagliari, mi ha detto: Lollo, la finalità del calcio è fare gol. Se non fai gol vuol dire che hai strutturato male la rosa. E gli ho detto: mica perfetto. Ho detto, lo dico nel video e sono sicuro che fratelli e le sorelle sul canale ti daranno ragione. La finalità del calcio, ragazzi, è fare gol. Cioè, noi possiamo parlare, possiamo fare tutte le storie che vogliamo, ma se poi alla fine non fai gol, ragazzi, niente, alla fine le partite le pareggi. Tu puoi anche fare una partita di merda, scusate la parolaccia, puoi anche fare un'altra partita di merda contro chi vuoi, ma se alla fine davanti hai qualcuno che segna, che ti fa gol, tu la partita la vinci, ti porti a casa i punti. Vi porto ad un'altra statistica letteralmente incredibile e, come dico sempre, sapete quanto mi piace dire letteralmente. Una statistica vergognosa per una squadra come il Milan. Ad oggi in Serie A il Milan è terzultima in negativo come statistica tra gol ed expected goal. Ben 5,79 di XG. Davanti al Milan, cioè quindi dietro al Milan, c'è solo il Cagliari e il Lecce. Ragazzi, noi non facciamo gol. Noi non facciamo gol. E poi hai voglia a parlare di star qua a spellarci la gola, a dire le cose. Ma se non fai gol, puoi avere chi vuoi. Puoi avere il terzino forte, che non ce l'abbiamo. Puoi avere destro, sinistro ce l'abbiamo. Puoi avere il terzino sinistro forte. Puoi avere Rafa, puoi avere Yusufa Fadiga. Puoi avere tutto quello che vuoi. Ma se davanti non fai gol, la partita la pareggio la perdi. Cioè, non è che ci sono tanti cazzi. Quindi ribadisco ancora fortemente, anche se non c'è bisogno che io lo dica, il Milan deve comprare un attaccante. Andiamo nell'altro discorso, perché ovviamente, per chi non lo sapesse, il Milan sta
Oltre, perché poi è uscita anche la notizia, negli ultimi minuti è uscita anche la notizia che Walker non lo sta trattando solo il Milan, ma lo sta trattando anche l'Inter. Quindi nel caso io là nell'armadio ho già il Milan beffato, è già pronto il Milan beffato button. Così nel caso andiamo a premerlo, è già là pronto, sapete che è là pronto il Milan beffato button. Quindi la discorso qual è? O il Milan va a prendere Marcus Rashford o va a prendere Walker, perché come vi raccontavo ieri nell'All Into the Wild tutti e due i giocatori non li puoi prendere uno, puoi prendere l'altro. Questa mattina, in preda a tutti i miei deliri mattutini in ambito AC Milan, ho scritto: tralasciando per un secondo la questione Rashford, che ovviamente se arriva Walker, quello che vi stavo dicendo, o un altro inglese non può venire, ma esattamente, attenzione perché voglio una risposta da tutti voi, esattamente il piano di questa dirigenza qual è? Considerando la prima ipotesi, quindi quella che prevede l'arrivo di Walker, avresti il quinto terzino destro in rosa. Ragazzi, se andiamo a prendere Walker abbiamo 5 terzini destri, 5 terzini destri di ruolo, che si aggiungerebbe il suo arrivo alla spesa folle di 15 milioni di euro fatta in estate per il cartellino di Emerson Royal. Ti rimarrebbe, tu fai questa operazione, ti porti a casa il quinto terzino destro, ti rimarrebbe comunque il problema del terzino sinistro, perché oggi Teo, il primo cambio di Teo Hernandez è quello di Gimenez, che non è neanche un terzino sinistro, ma è un terzino destro. Quindi avresti il problema del terzino sinistro, backup di Teo, perché devi metterci un terzino destro. Primo problema. Secondo problema, ti rimarrebbe il problema del centrocampista, perché tu vai a prendere Walker, siamo contenti? Boh, vediamo. Ma ti rimane comunque il problema del centrocampista. Una delle due vere priorità di questa rosa, visto che oggi Fofana e Tigiani sono con la benzina in riserva. L'abbiamo visto contro il Cagliari, sono con la benzina in riserva, visto che i due giocatori stanno giocando da mesi, tutte le partite, sono i due giocatori con più minutaggio in assoluto, senza avere dei sostituti. E ultima, ti rimane comunque il grande problema dell'attaccante, senza doverci ripetere vero e grande punto debole della nostra squadra. E qua mi trovo a ripetere sì una roba. Vai a prendere Walker, va bene, vai a prendere Walker, risolvi il problema del terzino destro, non lo so, vai a prendere il quinto terzino destro, vai a prenderlo, ma la punta non ce l'hai ancora. Cioè, ragazzi, la punta non ce l'hai ancora, quindi è per quello che io continuo a dire: non capisco il piano, io non capisco dove... Sapete che vi dico sempre, no? Che quando mi capita spesso che sotto qua nei commenti mi dite sono dei completi incompetenti, non ci manca un DS che dia una barra dritta al calciomercato, concordiamo tutti. Ma al di là di questo, siccome stiamo parlando di professionisti, io penso che loro abbiano una visione finale di quello che sarà il nostro calciomercato tra 20 giorni quando chiuderà. E io non la capisco, perché Walker sì o Walker no? In questo momento io scrivo: vedo altre priorità ben più impellenti dell'ennesimo terzino destro, al netto che comunque anche in quella zona di campo dobbiamo ancora trovare il nostro titolare forte. Cioè, quindi cosa intendo con questa frase? Che abbiamo 5 e non abbiamo ancora trovato uno. Quindi al di là di quello che c'è il problema terzino destro, ok? Lo sappiamo tutti. Ma non è quella la nostra necessità. La nostra necessità, ragazzi, è quella di andare a prendere una punta che sappia fare gol. Ragazzi, una punta che sappia fare gol. Prima vi aggiungo un altro dato, ancora un'altra volta, un dato statistico riportato da Opta. Il dato era incredibile. E qual era? Occhio. Che Tammy Abraham ha una statistica di sapersi far trovare nel posto giusto al momento giusto per fare gol altissima. Cosa vuol dire? Vuol dire che lui è bravo a fare i movimenti, a smarcarsi, a farsi trovare pronto e a farsi trovare lì esattamente dove dovrebbe essere, ma ha una statistica ridicola di gol con il 99% di realizzarli. Lui ha tipo, adesso non ricordo, era tipo 3/4, adesso non ricordo esattamente la percentuale, ve la lascio così, 3/4 dei gol che lui ha il 99% di possibilità di farli, li sbaglia. Il 3/4, ragazzi. Cioè, quindi, e torniamo sempre lì, noi possiamo parlare di numeri, possiamo parlare di tutto quello che volete,
Ma se hai l'attaccante che la palla non la butta dentro, tutto questo di cui stiamo parlando, ragazzi, vale zero. Perché se oggi il Milan in attacco avessimo in rosa un giocatore che in questo momento era a 16-17 gol, sto esagerando, ma sapete i punti che avevamo fatto in più? E noi avevamo fatto le stesse partite che abbiamo fatto d'oggi, l'esonero del Chaba Fonseca, partite di merda, partite scandalose, partite tatticamente imbarazzanti, ma hai davanti chi ti fa gol. E quindi chi ti fa gol ti risolve le partite. E torniamo a tutto torniamo a tutto quello che vi ho detto prima. Chi nell'Hero Into the Wild, chi più spende meno spende. Devi spendere i soldi per prendere l'attaccante, perché se spendi i soldi per prendere l'attaccante poi ci vai in Champions League e non sei lì con l'acqua alla gola come saremo quest'anno, ragazzi, dopo il pareggio che abbiamo fatto col Cagliari. Adesso preparatevi, sarà una lotta incredibile per arrivare tra le prime 4. Sarà una lotta incredibile per arrivare là davanti, ragazzi. Allora, ovviamente è partito Okafor. Per chi non lo sapesse, finalmente si è risolta la questione, no? Okafor, che tra l'altro l'ho visto, ragazzi, ma non so se l'avete viste le immagini che saluta i tifosi del Milan, raga, abbattuto come se fosse grazie, tutto così, tutto giù di morale. Vorrei essere anch'io giù di morale con lui, con qualche milione di euro in banca. Piccola polemichina. Nello dice: nella vita non si sa mai, magari ci rivedremo. Diciamo che no, non è che sei partito bene, ti devi far riscattare a 25 milioni di euro. Comunque lui dice: per me è stata la scelta migliore, grazie ai tifosi del Milan lascio un posto, vabbè, bla 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 bla. Allora, Kier, ragazzi, si ritira Simon Kier. Gli mando un grande abbraccio, ragazzi. È uno di quei giocatori, non so voi, ma per quanto mi riguarda, Simon Kier è stato uno di quei giocatori che ho apprezzato fin dal primo momento quando è arrivato da noi, per la sua leadership, innanzitutto, per il suo carattere e per il suo attaccamento alla maglia. Kier si ritira e dice praticamente il senso delle sue parole sono: insomma, io ho giocato nel Milan, era il mio sogno da quando ero bambino di andare a giocare nel Milan, più di così non potevo chiedere e infatti la mia carriera si chiude qua. Insomma, mando un super abbraccio a Simon Kier. Prima di parlarvi del disastro completo del Milan futuro, volevo parlarvi di Conceição, perché Conceição, dopo l'1-1, praticamente, ragazzi, ve la faccio anche qua corta, ha letteralmente devastato i giocatori con una sessione doppia di allenamento durissima a Milanello. D'altronde non c'è tempo da perdere, perché domani ovviamente saremo già in campo nuovamente sul campo del Como. Il portoghese ha chiesto a tutto il gruppo il rispetto delle regole. Vi ricordate quello che vi dicevo l'altro giorno? Addirittura mi hanno detto questa roba, che ve la riporto, che addirittura i giocatori non possono andare a mangiare se non arriva l'allenatore. Devono aspettare tutti fuori, ovviamente tutti vestiti bene, non si può andare in ciabatte, non si può andare vestiti come se stessero in spiaggia, tutti vestiti in modo adeguato a quello che è l'ambiente e tutti devono aspettare che arriva lui. Tra l'altro regola che c'era sempre stata con Ancelotti, con Sacchi, eccetera eccetera, e poi negli anni era una roba che si era andata un po' a perdere. Prima di chiudere il video, ragazzi, vabbè, Milan-Roma, ah sì, già anche questa roba qua, Milan-Roma si giocherà quella di Coppa Italia il 5 febbraio alle ore 21, segnatevela, ragazzi. Allora, parliamo un secondo tra di noi del Milan futuro. Allora, da una parte sappiamo benissimo tutti che costruire una squadra di calcio, che per costruire una squadra di calcio serve tempo. Quindi le grosse difficoltà che sta incontrando oggi il Milan futuro erano ampiamente prevedibili. Certo, ieri ti pigli un 5-1 contro il Torres in casa e oggi sul banco degli imputati c'è Bonera che potrebbe essere vicino al licenziamento. Lo vogliono praticamente mandare a casa. Ragazzi, credo che, è una mia opinione, magari sbaglio, fatemeli sapere, la Serie C, ragazzi, è una serie talmente difficile e talmente di battaglia che probabilmente ad allenare una squadra in Serie C sarebbe stato più indicato magari mettere un allenatore, ma mia opinione, non magari sbaglio, ragazzi, è una mia opinione, sarebbe stato più indicato magari mettere un allenatore che avesse esperienza in Serie C e soprattutto affiancare ai nostri giovani ragazzi che arrivavano dalla primavera e anche tanti giocatori che in C ci giocavano da qualche anno. Quindi
Abbiamo parlato prima di progetti, abbiamo parlato prima di cose che non riesco a capire. E anche il Milan futuro, che io ovviamente spero si salverà, che è la cosa più importante. Il Milan futuro non deve andare avanti nelle categorie, deve semplicemente salvarsi. Credo che alla fine si salverà, però fossi io nei dirigenti del Milan, anche su questa cosa una pensata ce la farei. Ragazzi, ci vediamo dopo dalle 17 alle 18, 18:15, 18:20 come sempre in live. Forza Milan, lasciate like, iscrivetevi al canale. Forza Milan e come sempre vada via il Q l'Inter. Ciao!